Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Busilvex Pierre Fabre Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Busilvex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Busilvex durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Busilvex? Busilvex è un farmaco a base del principio attivo busulfano, appartenente alla categoria degli antineoplastici alchilanti e nello specifico alchilsulfonati. È commercializzato in Italia dall'azienda Pierre Fabre Pharma SRL. Busilvex può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni: Busilvex 6 mg/ml concentrato per soluz. Per infusione 8 flak.ni 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pierre Fabre Medicament. Concessionario: Pierre Fabre Pharma SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: busulfano. Gruppo terapeutico: antineoplastici alchilanti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: Busilvex, seguito da ciclofosfamide, BUC2, ha indicato nel trattamento convenzionale di condizionamento precedente al trapianto di cellule emopoietiche progenitrici, HPCT, in pazienti adulti quando l'associazione è considerata la migliore scelta disponibile. Busilvex dopo fludarabina, FB, ha indicato nel trattamento di condizionamento precedente al trapianto di cellule emopoietiche progenitrici, HPCT, in pazienti adulti che sono candidati a un regime di condizionamento ad intensità ridotta, RIC. Busilvex, seguito da ciclofosfamide, BUC4, o da melphalan, Bumel, ha indicato come trattamento convenzionale di condizionamento precedente al trapianto di cellule emopoietiche progenitrici, HPCT, in pazienti in età pediatrica. Posologia: la somministrazione di Busilvex deve avvenire sotto il controllo di un medico qualificato, esperto nel trattamento di condizionamento precedente all'HPCT. Busilvex viene somministrato prima dell'HPCT. Posologia: Busilvex in associazione con ciclofosfamide o melphalan. Negli adulti, la dose e lo schema posologico raccomandati sono i seguenti: 0,8 mg/kg di peso corporeo di busulfano in infusione della durata di 2 ore, ogni 6 ore, per 4 giorni consecutivi, per un totale di 16 dosi, seguito da ciclofosfamide a 60 mg/kg/die per 2 giorni, da iniziare almeno 24 ore dopo la 16ª dose di Busilvex. Vedere paragrafo 4, 5. Popolazione pediatrica, da 0 a 17 anni. La dose raccomandata per Busilvex è la seguente: peso corporeo attuale, kg, Busilvex dose, mg/kg, 9, 1,0, da 9 a 16, 1,2, da 16 a 23, 1,1, da 23 a 34, 0,95, 0,8, seguito da 4 cicli di ciclofosfamide, BUC4, a 50 mg/kg di peso corporeo, BW, oppure da una somministrazione di 140 mg/m2 di melphalan, Bumel. Da iniziare almeno 24 ore dopo la 16ª dose di Busilvex. Vedere paragrafo 4, 5. Busilvex va somministrato in infusione della durata di 2 ore ogni 6 ore, per 4 giorni consecutivi, per un totale di 16 dosi, prima di ciclofosfamide o melphalan e dell'HPCT. Pazienti anziani. I pazienti di età superiore ai 50 anni, N uguale 23, hanno risposto positivamente al trattamento con Busilvex senza alcuna modifica posologica.
Comunque, per un uso sicuro in pazienti di età superiore ai 60 anni, sono disponibili solo informazioni limitate. Per gli anziani si deve usare la stessa dose, vedere paragrafo 5.2, utilizzata per gli adulti, di età inferiore a 50 anni. Busilbex in associazione con fludarabina, FB negli adulti. La dose e lo schema posologico raccomandati sono i seguenti. Fludarabina somministrata come singola infusione giornaliera di un'ora a 30 mg/m2 per 5 giorni consecutivi o 40 mg/m2 per 4 giorni consecutivi. Busilbex verrà somministrato a 3,2 mg/kg come singola infusione giornaliera di 3 ore immediatamente dopo FB per 2 o 3 giorni consecutivi. Popolazione pediatrica, da 0 a 17 anni. La sicurezza e l'efficacia di FB nella popolazione pediatrica non sono state stabilite. Pazienti anziani. La somministrazione della regime FB non è stata studiata in maniera specifica nei pazienti anziani. Tuttavia, in pubblicazioni con regimi di condizionamento FB sono stati segnalati più di 500 pazienti di età a 0-55 anni che hanno mostrato risultati di efficacia simili a quelli dei pazienti più giovani. Nessun aggiustamento della dose è stato ritenuto necessario. Pazienti obesi. Negli adulti. Per i pazienti obesi, si deve considerare un dosaggio basato sul peso corporeo ideale adattato. Il peso corporeo ideale deve essere calcolato come segue. Peso corporeo ideale uomini, chilogrammi, uguale 50 più 0,91 x, altezza in centimetri meno 152. Peso corporeo ideale donne, chilogrammi, uguale 45 più 0,91 x, altezza in centimetri meno 152. Il peso corporeo ideale adattato ha calcolato come segue. Peso corporeo ideale più 0,25 x, peso corporeo reale a euro. Peso corporeo ideale. Nella popolazione pediatrica il medicinale non è raccomandato in bambini obesi e in adolescenti con indice di massa corporeo, chilogrammi, barra altezza, M2, 30 kg barra M2 finché copyright non saranno disponibili ulteriori dati. Pazienti con insufficienza renale. Non sono stati condotti studi su pazienti con insufficienza renale, tuttavia, poiché busulfano viene moderatamente escreto nelle urine, in questi pazienti non si raccomanda una modifica delle dosi. Comunque si raccomanda particolare attenzione, vedere paragrafi 4, 8 e 5, 2. Pazienti con insufficienza epatica. Busilbex, come busulfano, non è stato studiato in pazienti con insufficienza epatica. Si raccomanda particolare attenzione, in particolare nei pazienti con grave insufficienza epatica, vedere paragrafo 4, 4. Modo di somministrazione. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Busilbex deve essere diluito prima della somministrazione. Deve essere ottenuta una concentrazione finale di circa 0,5 mg/ml di busulfano. Busilbex deve essere somministrato per infusione endovenosa tramite catetere venoso centrale. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6, 6. Busilbex non deve essere somministrato in iniezione endovenosa rapida o in bolo o come iniezione per via periferica. Tutti i pazienti devono essere pretrattati con medicinali anticonvulsivanti per prevenire crisi epilettiche riportate con l'uso di alte dosi di busulfano. Si raccomanda di somministrare medicinali anticonvulsivanti 12 ore prima di Busilbex fino a 24 ore dopo l'ultima dose di Busilbex. Negli studi su pazienti adulti e pediatrici, i pazienti hanno ricevuto fenitoina o benzodiazepine come trattamento profilattico anticonvulsivante, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Prima della prima dose di Busilbex si devono somministrare antiemetici e continuare a posologia fissa, secondo il protocollo terapeutico locale, per tutta la durata della somministrazione. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza, vedere paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'effetto del trattamento con Busilbex alla dose e secondo la posologia consigliata ha una profonda mielosopressione, osservabile in tutti i pazienti.
Potrebbero quindi svilupparsi gravi granulocitopenia, trombocitopenia, anemia o una, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nessuno studio clinico specifico è stato condotto per stabilire le eventuali interazioni tra busulfano per via endovenosa e itraconazolo o metronidazolo. Da studi pubblicati negli adulti, la somministrazione di itraconazolo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Busilvex. insieme ad altri farmaci come Aeros Deflamonaeuro, Aeros Flagilaeuro, Aeros Meclon, crema, soluzione Aeuro, Aeros Meclon, ovulo Aeuro, Aeros Metronidazolo Aurobindo Aeuro, Aeros Metronidazolo Baxter Spa Euro, Aeros Metronidazolo B Brown Aeuro, Aeros Metronidazolo Bioindustrial.i.m.aeuro, Aeros Metronidazolo Fresenius Cab Italia Euro, Aeros Metronidazolo S.E.L.F.aeuro, Aeros Metronidazolo Samea Euro, Aeros Pilera Euro, Aeros Rosiceda Euro, Aeros Rozexa Euro, Aeros Vagilena Euro, Aeros Cidvala Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Busilvex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Busilvex durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. HPCT controindicato nelle donne in gravidanza. Pertanto Busilvex controindicato in gravidanza. Studi nell'animale hanno mostrato tossicità riproduttiva, mortalità embriofetale e malformazioni. Vedere paragrafo 5, 3. Non ci sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Busilvex in associazione con ciclofosfamide o melphalan negli adulti. Le informazioni sugli eventi avversi derivano da 2 studi clinici, N uguale 103, di Busilvex. Gravi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'effetto tossico principale è una profonda mieloablazione e pancitopenia, ma possono essere colpiti anche il sistema nervoso centrale, il fegato, i polmoni e l'apparato gastrointestinale. Non sono noti antidoti a Busilvex, se non il trapianto di cellule emopoietiche progenitrici. In mancanza di trapianto di cellule emopoietiche progenitrici, la dose raccomandata di Busilvex rappresenterebbe un sovradosaggio di busulfano. Deve essere monitorata attentamente la situazione ematologica e si devono adottare efficaci misure di supporto, come indicato dalle procedure mediche. In 2 casi è stato riportato che busulfano è dializzabile, pertanto la dialisi deve essere presa in considerazione in caso di sovradosaggio. Dato che busulfano viene metabolizzato tramite coniugazione con il glutatione, potrebbe essere presa in considerazione la somministrazione di glutatione. Va tenuto in considerazione il fatto che il sovradosaggio di Busilvex può anche aumentare l'esposizione a DMA. Nell'uomo gli effetti tossici principali riguardano l'epatotossicità e gli effetti sul sistema nervoso centrale, SNC. Le alterazioni a livello della SNC precedono gli effetti più gravi. Non si conosce nessuno specifico antidoto per il sovradosaggio da DMA. In caso di sovradosaggio le procedure devono includere una generica terapia di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Alchilsulfonati. Codice ATC. L01AB01. Meccanismo d'azione. Busulfano è un potente agente citotossico e un agente alchilante bifunzionale. In mezzi acquosi, il rilascio dei gruppi metanosolfonati produce carbocationi, proprietà farmacocinetiche. È stata studiata la farmacocinetica di Busilvex. Le informazioni riguardanti la biotrasformazione e l'eliminazione si basano su busulfano somministrato per via orale. Farmacocinetica negli adulti. Assorbimento. La farmacocinetica di Busilvex. Dati preclinici di sicurezza. Busulfano è mutageno e clastogenico. Busulfano ha risultato mutageno nei test sulla Salmonella typhimurium, sulla Drosophila melanogaster e Barley.
Busulfano ha indotto aberrazioni cromosomiche in vitro, sui roditori e su, elenco degli eccipienti di metilacetamide Macrogol 400. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Busilvex a base di busulfano sono Busulfan Accord, Busulfan Fresenius Kabi, Busulfano Teva. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.